Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora, oggi è 30 aprile, sono le 9:47, per voi sarà venerdì, cambia solo per me che sto registrando un pochettino prima del normale rispetto al solito perché domani è festa del lavoro, giovedì, insomma, quindi registro un pochettino prima. Ma non ce ne frega niente, a voi non ve ne frega niente, quindi passiamo al sodo. Che cosa andremo ad utilizzare oggi? Un nuovo set. Quelli più navigati nel canale, che sono iscritti da più tempo, e se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo sempre di più, piccola parentesi. Se qualcuno si ricorda, feci un unboxing tipo l'estate scorsa, che è passato un sacco di tempo in realtà, magari ve lo linko qui così gli andate a dare un'occhiata. Noterete in quell'unboxing che ho praticamente portato tutti quei prodotti che vi ho fatto vedere tranne uno. Quindi oggi andiamo a chiudere quel cerchio con effettivamente uno dei miei set preferiti in assoluto nella mia piccola e modesta collezione. Sto parlando di Mint Flowers di A e B. Produttore italiano Andrea Bianchi, già abbiamo visto un altro suo prodotto in passato, verso dicembre, abbiamo parlato di Nuit d'Orient Rose, che in realtà è l'ultimo prodotto uscito, vi lascio il video qui, con la base 2024. Questo in realtà è un prodotto un pochettino più datato perché la base è quella del 2022, ma la profumazione ragazzi per me questa è qualcosa di immortale perché è buonissima. Ecco, io ho già aperto il vasetto e la sento da qui. Una profumazione di fiori bianchi, chiaramente diciamo il titolo è autodescrittivo, menta e fiori. Io nel sapone, ricordatevi che non ho un naso esperto, ok? Non mi pare di sentirci troppo la menta all'interno del sapone, ma ci sento più un qualcosa di fiori bianchi. Poi tutta l'evoluzione della profumazione si sente e si percepisce molto di più nel dopo barba, di cui andremo a parlare dopo, e che ha una profumazione leggermente diversa perché ha qualche aggiunta che diciamo nel sapone, da quello che mi ha detto Andrea, non si è potuta fare. Quindi sono due cose separate. Il sapone ha una certa profumazione, il dopo barba ha quella profumazione con qualche aggiunta in più. Comunque veniamo a noi. Allora, questa è una pasta di sapone in realtà molto morbida, è praticamente una crema, solo che siccome ce l'ho da quasi un anno, in realtà poi andando a prelevare si è un pochettino indurita, ma resta comunque praticamente una crema, ok? Quindi, vabbè, ormai mi sono sporcato il dito, quindi andrò a mettere questo ricciolino di sapone all'interno del pennello che utilizzeremo oggi, che è un tasso in silver tip di alta montagna della Body, un altro dei miei pennelli assolutamente preferiti. Quindi andremo a vedere un sapone del genere come si comporta montato con un pennello in tasso. Parliamo comunque di un nodo molto piccolo, perché questo, se non mi ricordo male, è un 20 mm, però come vedete è un ciuffo ad alta densità, quindi bello spinto. Allora, ho messo già nella ciotola una ditata di sapone, in realtà ne ho messo un pochettino di più, proprio perché il tasso è una setola, una fibra, un pelo naturale, che quindi va magari a assorbire un pochettino in più di sapone rispetto a un sintetico che invece rilascia tutto, quindi già l'ho messo, questo che vedete è la sua acquetta praticamente, la sua, ce l'ho messa io, era acqua calda, quindi adesso andiamo a prelevare con il pennello, ma prima di questo mi sciacquo il viso e partiamo. Allora, se avete già visto il video di dicembre con IB Nuit d'Orient Rose, scusate sono qui e prendo l'asciugamano, quello era fantastico, veramente una base che secondo me ha raggiunto la maturità. Quindi diciamo, allora, qui stiamo provando questo sapone con questa base for fun. Dovrebbe essere in realtà ancora in vendita con questa formula, vi parlo di Mint Flowers, mentre invece c'è Essence, che è la base 2023, che quindi resta cremosa così, ma migliora ulteriormente nella facilità di montaggio, e poi c'è la base 2024 che è quella di Nuit d'Orient Rose, che è la base 2023, quindi quella di Essence, ma essiccata, quindi con meno acqua perché quell'acqua si è asciugata nel tempo, e quindi è molto più semplice, ancora più semplice da montare, ma soprattutto è molto più concentrato, quindi funziona che è una meraviglia. Come vedete io qui ho prelevato tutta la crema, mi ho fatto questa bella ragnatela. Quando fa questa ragnatela così vuol dire che il sapone l'ho scaldato per bene. Allora, qual è diciamo il difetto, ok? Che non è un difetto del sapone, semplicemente gli va data una bella scaldata prima di utilizzarlo. Ma vi posso dire una cosa ragazzi, tutti i saponi rendono meglio quando sono scaldati prima, cioè non c'è niente da fare.
Come vi dicevo anche con, e mi levo gli orecchini mentre ve lo dico, con Pakis o con altri prodotti in generale, ma banalmente anche con i Talloguati, sono saponi molto grassi. E quei grassi, per farli funzionare al meglio, per attivarli, tra virgolette, bisogna scaldarli. Quindi, sempre quando usate un sapone, io vi raccomando fortemente di scaldarlo, non col phon, non col fornelletto, ma semplicemente con un velo di acqua calda. Se voi vi piace prelevare direttamente dal barattolo con la paletta, col cucchiaino, con la vanga come fanno alcuni amici, fate così e ci mettete un goccettino di acqua calda. Vedrete che renderà molto. Io adesso voglio riempire la mia ciotoletta con un pochettino di acqua calda che chiaramente, come al solito, non esce, quindi si va a sprecare un sacco d'acqua. A me questa cosa mi fa soffrire dentro proprio. Però ecco, adesso riempiremo, eccola, riempiremo la nostra ciotolazza, così non dobbiamo più utilizzare troppa acqua. Come rasoio, e ci arriviamo, no, ve lo dico dopo, cominciamo con il montaggio. Tanto il rasoio che avete già visto, raga, sono sempre gli stessi alla fine. Però ci sono novità. Io comincio a montare con questo pennello che è assolutamente una coccola in viso, veramente, veramente una coccola. Come vedete, già stendendo il sapone così restituisce questo effetto un po' colloso, no? Tipico dei saponi che sono molto molto carichi, ma questo ragazzi è secondo me veramente un sapone top, sia a livello di prestazioni che di post-rasatura, profumazione, veramente una delle mie marche preferite. E questo l'ho acquistato da Andrea l'anno scorso. Gli ho scritto, ho detto: senti, voglio provare un tuo set, che mi consigli? Gli ho spiegato un po' quali sono i miei gusti, mi ha detto: guarda, secondo me ti potrebbe piacere Mint and Flowers. E effettivamente c'aveva ragione. E sono rimasto veramente soddisfatto. E devo dire, la profumazione si presta tantissimo al periodo, perché almeno qui a Roma, ecco, mi sono tutto sporcato, almeno qui a Roma, dopo un colpo di coda invernale, di freddo, è ritornato il caldo, ci saranno 24-25 gradi, si sta benissimo fuori, c'è un bellissimo sole, quindi ci andiamo a rinfrescare le narici con queste profumazioni proprio fiorite. A me il fiorito piace tanto, ragazzi, a molti non piace, a me piace tanto invece, che vi devo dire. Allora, guardate qua, come vedete il sapone già sta montando benissimo. Giusto perché ogni tanto sento dire che non monta sto sapone, però ragazzi vi assicuro che monta. Lo vedete? Ecco. Non c'è trucco, non c'è inganno, ragazzi. Giusto un'altra girata. In realtà mi sa che non è durato neanche troppo sto montaggio, sapete? Ci ho messo poco. Un ragazzo qualche video fa mi aveva scritto 7 minuti di montaggio è un po' esagerato. C'ha ragione, però cioè, il bello è anche questo, raga. Cioè, stare lì anche 10 minuti a spennellarsi, perché no? Certo, se poi uno si deve sbrigare, no. Chiaro che, cioè, se fosse una questione di tempo, staremmo tutti utilizzando il multilame e la bomboletta, ma non mi pare che sia una questione di tempo. Eccolo qua, montaggio, mi è cascato un pelo dal pennello, A me non mi cascano i peli, anche perché non ne ho molti. Avevo una barbetta cortissima, non so se ci avete fatto caso, però vabbè, metto giusto un'altra lenticchia di acqua e direi che possiamo partire. Allora, bello, bel montaggio puffoso, come piace a me, via. Sì, ci piace, ottimo, molto bene. Allora, sto usando troppi intercalari oggi. Bene, ottimo, bello questo, dai, andiamo. Vabbè, eccoci. Rasoio, ragazzi, che andremo ad utilizzare? Oh, una novità, no, un rasoio che non si è mai visto su questo canale. The Goodfella Smile Impero. Ragazzi, è lui. Però vi prometto che sono in arrivo novità, quindi abbiate fede.
Una novità? No, non è una novità perché pure la lametta l'avete già vista, semplicemente non la utilizzavo da un pochettino di tempo. Rapira Swedish Super Steel, che è una delle mie lamette preferite, una di quelle di cui ho comprato la stecca da 100, quindi insomma. Ho scoperto qualche giorno fa che ho consumato tipo un centinaio di Super Iridium. Raga, pure quelle sono super lame, Veramente, veramente belle. Poi uno ne compra 250, quindi non si rende neanche conto di quante ne usa. Partiamo! Allora, montaggio, vedete che come bello lucido, idratato, via. Sentite anche qui come resta scivolosissimo il sapone anche una volta elevata la schiuma. Rasoio che ormai conosco praticamente come il palmo e il dorso della mia mano. E quindi mi ci permetto di fare un po' di tutto. Diciamo che infatti ormai quando voglio farmi una sbarbata veloce, lui è una delle mie primissime scelte. Lui, il Wilkinson. Ci avete mai fatto caso? Quando faccio video con il Wilkinson sono sempre un po' più, diciamo, brevi del solito. Io penso che la velocità in questa nostra passione sia relativa. In realtà il bello è proprio godersi il momento e rallentare. Rallentare, ragazzi. In un mondo sempre più veloce che ci ossessiona con scadenze, ottimizzazione dei tempi, non c'è niente di più bello che metterci mezz'ora per farsi la barba. Quando si è in privato, con la luce, la sera magari, o anche al mattino, con un po' di musica, musica che purtroppo non posso mettervi durante il video perché altrimenti YouTube mi manda lo strike, quindi che non ci posso fare niente, quindi vi beccate la mia sola voce. Non ho potuto neanche aprire la finestra perché ci stava un elicottero fuori, purtroppo io abito a Ciampino e proprio dietro casa ho l'aeroporto, che è un aeroporto di tipo militare, quindi capite bene che non solo militare, però ci sono anche voli commerciali, molti meno rispetto a Fiumicino, che chiaramente è uno degli aeroporti più grandi d'Europa. Però ecco, purtroppo vivendo dietro a una strada molto trafficata, alla stazione dei treni, all'aeroporto, capite bene che l'inquinamento acustico in questa zona è veramente, veramente difficile da sopportare. E infatti, settimana scorsa che sono stato a Viterbo, vi lascio qui il video, sono stato molto molto bene perché stavo in mezzo alla campagna, ragazzi. Uno non si rende tanto conto, no? Quando sta qui a casa e ci sono tutti questi rumori, ormai ci fa l'abitudine, ma poi se ne rende conto veramente quando va in posti che sono assolutamente silenziosi. E quando torni a casa, io quando torno a casa sento proprio una grandissima, grandissima differenza e mi ci vuole un po' per riprendermi e riabituarmi ai rumori. Allora, secondo montaggio, ci siamo, quasi, guardate un po', sì, altra acqua, ma sì, via, tanto il sapone la regge, l'acqua nella ciotolina mi si è freddata, maledizione, e vabbè, però ecco, io continuo a sentire ben in maniera molto marcata questo profumo di fiori bianchi, mi sembra di stare in giardino, bello, e via. Ok, vai, possiamo andare con la seconda passatona. Ok, mi pulisco un secondino la maglietta perché, ecco, oggi sto facendo veramente, veramente un disastro. Ho sporcato pure il microfono e se adesso si sentirà male l'audio saprete anche perché. Io mi auguro fortemente di no. E andiamo con la seconda passata, che è una specie di contropelo, misto, traverso, insomma, dipende dalla zona. Tipo qui
sono introverso perché ho il pelo che mi cresce per così. Però mi fermo qua e qui vado direttamente in contropelo. Tanto sia il rasoio che la lametta me lo permettono, ma me lo permetto da solo. Olè. Non lo sentono un po' Andrea Bianchi. Ci facevamo qualche chiacchierata l'estate scorsa, poi l'ho risentito qualche tempo fa ed era sommerso di lavoro. Andrea, se stai guardando questo video, un abbraccio. Ok. Ragazzi, stanno per arrivare novità, Io ve lo dico, molto spesso, anzi molti di voi non arrivano a questo punto del video, quindi ci sta, questa è un'anteprima per voi pochi insiders che rimanete fino a fine video. E se siete arrivati fino a qui commentate con novità e io saprò che siete dei grandi. Ovviamente non è che siete dei grandi solo se guardate i miei video per intero, potete comunque essere delle brave persone, non vi odio mica, però se guardate tutti i video per intero, intendo, fate un bel favore al canale. Non so se lo sapete, ma in realtà su YouTube vi do questo piccolo insight, anzi, da youtuber. A YouTube ormai non interessa più tanto l'interazione, il mi piace, il commento, cioè gli interessa molto, ok? Però uno dei primi dati con cui YouTube valuta la bontà di un video è quante persone cliccano sulla copertina del video quando gli compare nella home e quanto poi la gente effettivamente resta a guardare il video. Questo è un piccolo segreto, non è un segreto, basta fare qualche ricerca su YouTube, anche su Google, e si può leggere tranquillamente. Allora, io sto dando un'ultima passata di sapone, ma in realtà darò giusto una spremuta al pennello. Ma vi posso dire che in realtà non c'ho più granché da levare, è più un gesto che ho fatto, un automatismo, ma non ho bisogno di un'altra passata completa. Però vabbè, ormai ci siamo. Quello che c'era nel pennello l'ho spremuto così non si butta assolutamente niente. Vediamo un po'. Qui. Olè, qua. Perfetto, qui. Il baffo non lo tocco più. Ottimo, finito ragazzi. Vabbè, mi sciacquo il viso e vi parlo del dopo barba, così concludiamo il video in bellezza. Ok, eccoci. Allora, vi dico una cosa. Questo sapone, questo set si chiama Mint and Flowers, però, ops, mi stava pure cadendo, però non ha il mentolo. Attenzione, ha la menta ma non il mentolo. Quindi l'effetto rinfrescante c'è, però è molto leggero e soprattutto non è dato dal mentolo. Perlomeno io adesso mi sento il viso molto rinfrescato, tralasciando che ho utilizzato l'acqua fredda per sciacquarmi. Però, come vedete, rasatura che è andata in maniera assolutamente ottimale, post rasatura del sapone, ragazzi, che io veramente apprezzo tantissimo. Zero red point, zero irritazioni, stavo sbarbato, è andata ragazzi veramente bene. Questo sapone se lo utilizzate di seguito per tanti giorni quasi vi restituisce, non so, non vi ringiovanisce, non diciamo
cose assurde o esagerate, perché un cosmetico non ringiovanisce, non è terapeutico, ok? Però lascia una bella pelle, dà un bel effetto. Dopo barba, anzi, aspetta, vi faccio vedere l'Inci, tiè, se qualcuno lo vuole, eccolo qua. Visto che spesso non si trova online l'Inci di questo sapone, ve lo lascio io, purtroppo è così curvato sul sapone, sulla ciotola, quindi dovrò girarvelo un po' di volte. E vabbè, Inci poi del dopo barba, eccolo qua. Ragazzi, mi raccomando, i prodotti non si valutano dall'Inci, non è che se uno ha qualcosa in più, uno ha qualcosa in meno, quello che ha qualcosa in meno è peggiore. Anzi, è un discorso molto lungo e non sono la persona più adatta a fare questo tipo di discorsi, quindi mi astengo, non dico nient'altro, però ecco, io vi posso assicurare che un prodotto del genere, che sembra che non abbia niente, niente dentro, scusate, balbetto un pochettino, è un qualcosa di fantastico per la pelle. Arriva con lo spruzzettino, ma c'è anche la possibilità di utilizzarlo come splash. A me piace lo spruzzino perché sembra quasi un profumo, adesso me lo metto. Mamma mia, che buono. Allora, questo appena messo si sente una prima nota rinfrescante della mente. Io adesso ve lo descrivo, ragazzi, perché ho avuto un anno per studiarmelo, ok? Un anno per studiarmelo e per apprezzarlo veramente. Appena spruzzato si sente questa freschezza rinvigorente della menta. Dopo, ma dopo pochissimo, fiori bianchi, fiorissimi, buoni. Quella cosa in più che c'era all'interno del dopo barba, della profumazione del dopo barba, rispetto alla profumazione del sapone, è la vaniglia. Vaniglia che si va a sentire una volta che il dopo barba va ad asciugarsi, che le note di menta e di fiori, quelle un pochettino più evanescenti, vanno ad evaporare. E allora si comincia a sentire questo fondo legnoso, però dolce. Raga, questo è sexy, sto profumo è sexy. E soprattutto il dopo barba può essere utilizzato, non vi dico come profumo, perché è uno spreco, perché non si sprecano tutte queste belle cose che stanno dentro un dopo barba per utilizzarlo come profumo, ok? Cioè potete pure farlo, però ecco, io preferisco farmi due spruzzatine in più dopo che mi sono fatto la barba. È un qualcosa, ragazzi, di, non lo so, eccezionale. Questo, tra lui e Nuit d'Orient Rose, non so chi preferisco effettivamente, perché sono due profumazioni diverse. Nuit d'Orient un pochettino più invernale, autunnale, e questa più invece primavera-estate. Vi assicuro che chiaramente bruciore dell'alcol zero, veramente zero. C'ho una pelle, non so ragazzi, lo so, è un set che costa, però ce ne sono tanti altri di set costosi e ne vale veramente la pena. Io mi sono innamorato di questo set, l'ho utilizzato tante volte durante questo anno e io ogni volta che lo riutilizzo sono sempre soddisfatto. Non mi è mai uscita una sbarbata brutta con questo set, che non vuol dire, attenzione, che se usate un set che costa di meno vi escono le sbarbate brutte, però semplicemente che a me questo set mi piace tanto, ok? Punto, mi piace, è bello, proprio... impazzisco, sono impazzito ragazzi, adesso ho l'euforia che mi sale in corpo, quindi mi darò il tempo di smaltirla e vi lascio qui perché sennò veramente pare che sto facendo le moine, quindi io vi ringrazio per essere stati con me ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana, ciao!